Son llego a la ciudad, llego bien acompañado. Y en el barrio lo conocen porque siempre lo aplauden, aunque llegue disfrazado. Son llego a la ciudad, llego bien acompañado. Para bailar, mi son, tengo el pueblo hipnotizado. Son llego a la ciudad, llego bien acompañado. Con secreto a voces bien afincado. A la ye. Vaya, Churito, se regó el secreto, llegó el son. Caballero, y eso ya está confirmado. Llego bien acompañado, El sol y la rumba se han enamorado. llego bien acompañado. Ay, qué bonito es el son, bien interpretado. Llego bien acompañado. Con su elegancia a la ciudad. I giri completi a sinistra. Giriamo a 360 gradi. Esattamente come abbiamo fatto con i mezzi giri, anche con i giri completi andiamo a ballare la parte speculare rispetto a quello che abbiamo fatto con i giri completi a destra. Video numero 7. Quindi mi raccomando, se non hai ancora visto il video numero 7, ricorda che è la parte speculare, quella che tratto oggi facendo il video sui giri a sinistra, ok? Ricorderai tutti quelli che sono i concetti che abbiamo più volte visto insieme, anche perché ormai questo è il quarto video, no? Che trattiamo relativamente in cui trattiamo il tema dei giri. Per cui abbiamo parlato più volte della questione dell'asse, abbiamo parlato più volte della questione del baricentro, dell'importanza della gestione della parte alta, quindi dell'importanza dei movimenti di torsione. Mi raccomando, quelle cose valle a rivedere perché sono l'ABC del giro. Quindi se quegli elementi tecnici non hai ancora avuto modo di sbobinarli per mille motivi, per questioni di tempo, eccetera, ti raccomando di andare a rivedere prima il video numero 7, proprio perché lì vado a trattare quegli argomenti nel dettaglio, cosa che oggi darò un pochino più per scontata, ok? Partirò quindi con la sequenza speculare, quella che avevo utilizzato nel video numero 7 per i miei maestri. Vi raccomando, maestri, di focalizzare, ve l'ho già chiesto quando abbiamo visto i mezzi giri, di focalizzare che questi sono tutti giri che hanno l'ingresso con la gamba opposta rispetto alla direzione del giro. Significa che, come voi sapete, signori maestri, il nostro basico lo andiamo a contare in 4, quindi lo spezziamo in 2 mezze basi da 4 e parliamo di passo principale parlando del passo che ha accento in avanti di sinistra o indietro di destra, ok? Il passo che ha accento è il nostro passo principale. Questa va collocata a livello di categorizzazione nella sezione di quei giri che hanno l'ingresso con il passo principale che è quello opposto alla direzione del giro, ok? Molto bene. Per farla breve, nel caso dei giri a sinistra, il vostro passo principale a livello di struttura cade sempre sulla gamba destra, dopo lo rivediamo. Bene, fatto questo inciso per i miei maestri, che hanno tutta una parte ovviamente dedicata alla categorizzazione, no? Anche dei vari elementi tecnici, proprio perché si tende, diciamo, a dare uniformità all'insegnamento, alle varie tecniche, a creare una metodologia, dare uniformità, ecco, più che altro alla metodologia, in maniera che risulti essere il più efficace possibile proprio per gli allievi.
Detto questo, quindi, che riguardava i nostri maestri, torniamo a noi. Vi ho già detto video 7 per quel che riguarda i giri a destra, ma andiamo alla nostra sequenza, quella che avete visto ballata poc'anzi. Come al solito, elementi quali baricentro, asse, gestione della parte alta del corpo, sono ovviamente fondamentali. Una leggera contrazione a livello addominale è quella che ci consente di gestire gli spostamenti di peso e l'asse in un modo ottimale. Quindi laddove io mi devo muovere per imparare a girare in un determinato modo, è fondamentale che ci sia quella leggera contrazione addominale. Ora, dato che non è detto giustamente che le persone che stanno seguendo il canale abbiano delle esperienze di danza alle spalle, descriviamo un po' la sensazione, no, che dobbiamo avere quando creiamo questa sorta di contrazione a livello addominale. Guardate, basta stringere leggermente i glutei. Se io stringo leggermente i glutei e immagino di avere un bottone, no, all'altezza dell'ombelico e uno leggermente al di sotto e uno leggermente al di sopra dell'ombelico, e vado a chiudere, no, quei due bottoni, una clip praticamente, uno con l'altro, ecco che si crea una sorta di contrazione a livello addominale. Chiaramente quella contrazione non deve andare a compromettere tutta quella che è per esempio la postura della parte alta. Contrazione a livello addominale non significa che vado a fare un lavoro di questo tipo, giusto? Vuol dire che io comunque mantengo la mia postura, quel solito movimento, non ve lo dico tutte le volte che facciamo i video, ma ogni volta che c'è il nostro spazio dedicato a Dance Mental Coaching, io mi aspetto che tu stia entrando in postura, no? Micro rotazione indietro, percezione dell'addominale, sensazione di essere bene a contatto con il pavimento, sentirlo quel pavimento. Devo sapere dove mi sto muovendo e come mi sto muovendo, ok? Contrazione dell'addominale, quindi senza andare a pregiudicare la parte alta del busto. Andiamo a vedere i passi e a contarli. Cavalieri, 1, 2, 3. Entro con il basico laterale con la gamba destra, pronto, mentalizzato, sull'azione che farò nel girare verso la mia sinistra. Azione che mi porterà a eseguire un perno completo, 360 gradi, sulla gamba sinistra. Questa è la versione più difficile. Noterete che nel video 7 sono partita dall'altro, dal passo perno, ma l'avete già studiato, quindi conoscete la differenza. Ora cosa balliamo? Balliamo il 5. Signori maestri, mi riferivo a questo, vedete? Il passo d'ingresso, passo principale, che in questo caso mi cade al 5, è di destra. Sono quella categorizzazione, appartengono a questa categoria quei giri a destra e a sinistra che hanno l'ingresso col passo principale, in questo caso il passo che cade al 5, no? Ovviamente, perché è su quel basico, su quella mezza base che si sviluppa il giro. Hanno l'ingresso con la gamba opposta alla direzione del giro. La direzione del giro a sinistra, il passo d'ingresso e il passo principale, il mezzo basico principale, è sulla destra, per eseguire il perno e arrivare frontale. Vi ricordate che nell'altro caso cosa ballavamo? Ingresso di sinistra, il giro era verso destra. Il perno viene eseguito, signori cavalieri, sulla gamba sinistra. Ok. Abbiamo ballato il 5. Postura. Entro in asse. Torsione. Abbiamo parlato della testa l'altra volta. Avevamo detto che la testa è l'ultima a partire, ma sarà la prima ad arrivare. Balliamo il laterale, entriamo in asse. Quando entro sull'asse stringo i glutei, entro bene, continuo la mia rotazione che è data da cosa? Dalla spinta che io ho preso attraverso quel movimento di torsione. Torsione. La quantità di torsione che voi fate, io adesso ho fatto 720, perché volevo farvi vedere che lo so fare. No, sto scherzando. Ho fatto 720, quindi perché intenzionalmente volevo mostrarvi un impulso più importante, ok? Una spinta più importante che io do.
ma vedete che l'azione è sempre la medesima, ok? Quindi se non ho ancora tanta esperienza, dove sta il mio allenamento? Sta in questo, nel cercare proprio di dare quella quantità di spinta che mi serve a eseguire il giro. Possibile che la sbagli inizialmente? Caspita, quante volte le sbaglio io? Quante volte le ho sbagliate? E quante volte le sbaglierò? E sbagliando si impara, diceva la mia nonna, e aveva tanto ragione. Lo dico anche io. Perché? Perché da qua magari mi accorgo che era un po' troppo e che sono andato un po' fuori equilibrio. Riadeguo il tiro. L'allenamento ci serve proprio a questo, ok? Mi raccomando, però, non è sufficiente imparare quanta spinta dare. È importante mantenere tutti quegli elementi di cui vi ho parlato nel video 7 e che vi sto riaccennando adesso, ok? Vi chiedo scusa se non li ripeto tutti, ma sarebbe appunto una ripetizione, ok? Vi andate a vedere bene il video 7, ma sono certa che ormai li abbiate metabolizzati. È una questione di prova. Inizio a sottolineare il fatto che, no, ma Daria, io a destra non ho problemi, ma a sinistra proprio non c'è verso, ok? Ho anche quelli che mi dicono, Daria, a sinistra tutto perfetto, ma a destra ci sta? Cioè, ci può essere, no? Diciamo una parte preferita, diciamo così, ma è sempre questione di allenamento. È un po' come quando si ha la sfortuna da ragazzi, da ragazzini, ci si rompe il braccio destro e sei costretto a scrivere con la sinistra a scuola e non riesci perché non sei abituato. Ma volendo, come voi mi insegnate, si fa tutto. Quindi è una questione di pratica. Certamente chi ha la parte privilegiata la rende sempre più forte perché tende a riproporre a se stesso o a se stessa sempre giri che vanno in quella direzione o parti che vanno in quella direzione. È proprio una questione di allenamento. Non dico che non ci sia una parte preferita, sicuramente c'è. È anche una parte verso la quale ci sentiamo più a nostro agio, ok? Però voi mi insegnate che con l'allenamento tutto è fattibile. Quindi, ritorniamo a noi, basico, 1, 2, 3, 5, questo è il nostro giro dove sulla gamba sinistra andiamo a eseguire il perno di 360 gradi per terminare al numero 7 col peso sulla gamba destra e ripartire col basico, 1, 2, 3. Andiamo ad eseguire l'altra tipologia di giro, quella che avevamo parlato del passo perno, quello diciamo noi in gergo molto spesso lo chiamiamo giro camminato. In realtà tutti i giri sono camminati, camminiamo facendo qualsiasi cosa, no? In qualche modo. Si tratta nello specifico effettivamente di un giro che viene catalogato magari in modo un po' impreciso con quella definizione semplicemente perché si compone di due parti, una prima rotazione di 180 gradi alla quale segue una seconda rotazione di altre 180, quindi in qualche modo forse un pochino più semplice rispetto a quello che abbiamo fatto ora. Perché questo? Perché come abbiamo ballato nei giri a destra, nei giri a sinistra ci comportiamo nello stesso modo e dopo aver ballato il basico avanti, 1, 2, 3, andiamo a entrare in avanti con la gamba destra. Ci portiamo in avanti, appena entriamo in asse andiamo a eseguire il primo perno, che è di 180 gradi, e andiamo a eseguire il secondo perno sul tempo 6, se balliamo sull'1 calcolando la pausa, entrando col peso sulla gamba sinistra e andando a eseguire il perno di nuovo di 180 gradi per poi scaricare il peso all'arrivo sulla gamba destra nella fase di chiusura. Quindi vedete che è un po' un giro, come avevamo già visto sul giro a destra, diviso in due parti, no? Rifacciamo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Molti contano 1, 2, 3, 5 e 6 e 7. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 1, 2, 3. Quindi vedete che uno dei motivi per cui mi ero concentrata su questa differenza, no, nel ballare il medesimo giro era proprio legata a un aspetto più interpretativo. Certamente è un esercizio utilissimo per chi non ha ancora tantissima esperienza, ok? Ma è certamente un esercizio fondamentale, direi fondamentalissimo,
per tutte quelle persone che desiderano imparare a dare un'interpretazione più lenta del giro, e chi invece è più dinamico e vuole dare accento sulla musica. Io ho fatto lo stesso identico giro, chiaro che ho usato una metrica un po' diversa, provo a usare la stessa metrica a livello di velocità. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 3. Adesso l'ho cercato di banalizzarlo, no? Un po', per far vedere solo quell'aspetto di accento che cambia, perché è legato a una modalità interpretativa. Andiamo sulle nostre dame. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Entriamo con la gamba destra all'1 lateralmente, balliamo 1, vi ricordo nel frattempo di esercitare lo scarico del peso del busto sulla gamba, 1, al 2 tenete l'addominale, entrate in asse e ballate il giro perno, chiudendo poi al numero 3 e portando il peso sulla gamba destra. Recuperate il basico 5, 6, 7 e ancora 1, 2, 3, 5, 6, laterale 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ovviamente potete usare qualsiasi carissia desideriate, o la solita carissia in avanti, o la carissia indietro, o le mani alle spalle e così via, ciò che desiderate. Andiamo a vedere invece l'altra tipologia di giro, quella del passo perno. Andiamo a ballare basico, 1, 2, 3, 5, 6, 7. L'1 con la gamba destra marca in avanti. Balliamo 1, ci spostiamo nel DOS, chiudiamo al 3, 5, 6, 7. 1, ci spostiamo col peso sul DOS ballando l'altra rotazione di 180, chiudiamo al 3. Quindi vedete che questo è un giro spezzato. Vado avanti all'1, entro in asse e uso la prima parte di perno, nel DOS seconda parte perno, chiudo al 3, 5, 6, 7. Li facciamo entrambi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, secondo tipo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se ballassimo sul break al 2, non ricordo se l'ho fatto per il cavaliere, lo rifaccio per il cavaliere, nel caso in cui non l'avessi fatto prima. Se ballassi sul tempo del 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 6, secondo tipo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 5. Per la dama, sul tempo del DOS, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 5. Bene. Recuperata tutta la nostra sequenza dei giri a sinistra a 360 gradi, vi ricordo di mettere in abbinamento i giri a destra e i giri a sinistra. Come fare? Ve lo faccio vedere una volta. Per quel che riguarda il cavaliere, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Abbino immediatamente il giro a sinistra di perno. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il giro destra e sinistra camminato per il cavaliere. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Per le mie dame, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Giro 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ovviamente se volete, adesso io sono partita col giro a sinistra, potete partire a destra. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
modalità camminata. 1, 2, 3, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 6. 1. Ci vediamo al prossimo video, ma non dimenticare, iscrivetevi, tutti quanti. Grazie a tutti, al prossimo video, ciao ciao.